Salve a tutti ragazzi, io sono Emakotov di asiamovielife.com. Inauguriamo lo spazio delle recensioni personali dei film che hanno fatto la storia del botteghino asiatico, parlando di un capolavoro, A Better Tomorrow. La storia ruota intorno a tre personaggi principali, O, Kit e Mark. O e Mark vengono traditi ed arrestati per traffico di banconote false. Usciti dal carcere vorrebbero intraprendere la legalità, ma lo strapotere dell'uomo che li ha traditi gli complicherà di più la vita. Il tutto si farà ancora più difficile con il fratello di O, Kit, diventato un poliziotto e che oltre a vederlo come un criminale pronto a tornare nel giro, lo incolperà anche della morte prematura del padre. A Better Tomorrow del 1986 di John Woo è un capolavoro del genere. Lanciò immediatamente nell'Olimpo e nella stratosfera dei grandi registi John Woo, che fino a prima aveva tentato vari esperimenti nel wuxia e in altre tipologie di film anche vicine a quelle che farà poi nel futuro, ma senza successo. Con A Better Tomorrow lancia la sua carriera e rilancia anche un genere. I temi fondamentali in A Better Tomorrow sono sempre quelli ricorrenti della sua filmografia, quelli suoi più cari. Stiamo parlando dell'amicizia, del sentimento e del rispetto, che in questo film vengono interpretati da questi tre personaggi. Qui nasce l'unione fra l'Oriente e l'Occidente, mentre l'Oriente è rappresentato dal wuxia cinese con le sue spade e le sue storie di cavalieri erranti, e l'Occidente è rappresentato dal gangster movie, quindi al posto della spada vengono impugnate delle pistole che andranno a contornare le coreografie balistiche che John Woo continuerà sempre a inventarsi e che riscriveranno l'azione sia asiatica che quella occidentale. Ci saranno poi i look e le mode che faranno tendenza in questo film, soprattutto per l'estetica molto cool di certi personaggi, come quello di Chow Yun-fat col suo spolverino e il suo stuzzicadenti tra i denti, che soprattutto nel tempo in cui uscì il film, nel 1986, i bambini giravano per le strade emulando il suo personaggio. Le carriere che vengono lanciate con questo film sono appunto quella di John Woo, ma da non dimenticarsi anche quella di un ragazzo e di un giovane attore che fino a prima era semisconosciuto. Stiamo parlando di Chow Yun-fat. Il film venne prodotto da Tsui Hark, di cui fa anche un cameo all'interno del film. Venne prodotto con un budget molto limitato, ma l'incasso fu stratosferico. Da lì ne seguì anche un altro capitolo gestito sempre da John Woo e un terzo da Tsui Hark, dal suo produttore, che cambiò completamente le carte in tavola. Quindi non perdetevi A Better Tomorrow per iniziare ad avvicinarvi a questo genere di film. Stiamo parlando appunto del genere Bloodshed, Heroic Bloodshed. È un film magniloquente, stupendo, pieno di grandi scene e di attori con un'eleganza invidiabile.